Allora, buongiorno, come avete potuto vedere oggi diluvia a dirotto, però adesso noi stiamo prendendo il treno per andare a Ostia, per visitare Ostia Antica, quindi speriamo che lì non c'è pioggia, ma ne dubito. Raggiungere Ostia Antica è semplicissimo. Noi abbiamo preso il treno della linea Roma-Lido alla stazione della metro di Piramide sulla linea B. Il costo del biglietto è di 1,50 euro e la tratta è compresa anche negli abbonamenti giornalieri della metro. Allora, siamo appena arrivati ad Ostia Antica e non piove, sì. La durata del viaggio è di 30 minuti e una volta giunti alla stazione Ostia Antica abbiamo seguito il percorso pedonale che ci ha portato al sito in 5-10 minuti. La biglietteria si trova all'ingresso del sito e un biglietto intero costa 10 euro. Il ridotto costa 2 euro per i giovani dell'Unione Europea dai 18 ai 25 anni. Invece è gratuito per i minori di 18 anni e gli studenti di archeologia, storia dell'arte, eccetera. Per qualsiasi cosa vi lascio il link del sito in descrizione. Allora, siamo arrivati ad Ostia Antica. Praticamente ci ha spiegato la guida che è come una piccola Roma. Adesso non rimane solo, senza cadere, che esplorarla. Insieme agli altri travel blogger e vlogger abbiamo avuto il piacere di poter visitare questo parco archeologico in una maniera totalmente diversa dalla solita visita turistica, grazie ad Alessandro ed Agnese che ha guidato l'altro gruppo visto che eravamo veramente tanti da gestire, del sito internet di tour organizzati Tivoli Villa d'Este, riconducibile al più ampio Italia I Love You, che trovate sempre in descrizione. I defunti venivano lavati e poi sistemati, o molte volte venivano cremati o se no sepolti direttamente in maniera così. Il parco archeologico di Ostia Antica è uno dei più grandi e più famosi d'Italia, leggermente più piccolo di Pompei. Nato come accampamento militare, è diventato negli anni il più importante centro commerciale e portuale della capitale, grazie alla sua vicinanza con il Tevere e il mare. E qui invece abbiamo i magazzini. Ci sono tante strutture praticamente ancora nascoste, cioè moltissimo ancora c'è da scoprire, ecco. Camminando per quelle strade, rimaste quasi intatte, sembra come immergersi nella vita del tempo, tra grandi magazzini, terme, bar, negozi. Ci sono anche la sinagoga più vecchia d'Europa, un grande anfiteatro e addirittura le latrine pubbliche. Ed erano le terme prevalentemente usate dai soldati, non tanto dall'aristocrazia, perché c'era un altro complesso di terme che vedremo dopo. Queste erano terme usate praticamente un po' dai soldati, essendo proprio all'inizio della città riconferma un pochettino questo discorso igienico, cioè la prima cosa da fare lavarsi, e ha dei bellissimi mosaici che ricordano Nettuno e via dicendo. Momento foto di gruppo. Però questo pezzo di marmo che anche lì serviva per quando dovevano fare i giochi d'acqua. Cioè sotto c'è il terriccio, la terra, perciò se lo copri di marmo e ci metti del marmo intorno ti crea una vera e propria piscina. Al Colosseo invece l'arena era una struttura lignea, un pavimento di legno sopra che si muoveva, si alzava e si abbassava. Perciò l'acqua non poteva essere contenuta perché sotto al Colosseo c'è una marea di gallerie dove gli schiavi stavano là per portare su e giù tutti i leoni, gli animali, le bestie, i carri, cioè c'era veramente un'altra città sotto. Qua è pieno di mosaici perché prima non tutti parlavano latino, quindi per far capire cosa vendevano lo disegnavano, e questo è un esempio. Ora
vi starete chiedendo, cosa c'è di diverso dal normale tour? Beh, tra uno scavo e l'altro, con grande stupore, abbiamo avuto il piacere di assistere ad uno spettacolo di antiche danze romane da parte di Anna Cerigliano. Laureata all'Accademia Nazionale di Danza in danza classica e contemporanea, dirige la scuola di Ballo Coros dal 1994. Si è poi anche avvicinata alla sperimentazione di antiche danze tradizionali, con ricostruzioni ed ipotesi basate sulle immagini che ci arrivano dal passato. Vestita in abiti tipici, ha illustrato come le danzatrici nell'epoca romana ballavano nei riti o negli spettacoli ed erano spesso richieste per feste e banchetti. Non capita spesso di assistere ad uno spettacolo del genere, vero? E praticamente riesce a sgranare il grano e a renderlo in polvere. Questo era un vero e proprio bar. Era una curiosità, in epoca romana mangiavano il gelato. Praticamente prendevano la neve degli Appennini e la conservavano, si poteva anche conservare, e mangiavano il gelato. Adesso abbiamo finito di visitare Ostia Antica, è stato bellissimo e niente, adesso andiamo a mangiare perché abbiamo tantissima fame. Siamo quindi andati a pranzare da Bucatino. Abbiamo mangiato i primi piatti della tradizione romana ed io ho preso la regina matriciana, ovviamente. E mi sono scordata di fare il video, ma vi lascio una foto molto divertente con il bavaglione per non macchiarmi, che ridere. Per digerire, dopo pranzo abbiamo fatto un'ultima passeggiata per il quartiere di Testaccio ed io ho riempito la mia borraccia dai bellissimi nasoni romani, in italiano fontanelle. Infine ci siamo presi anche qualche dolcetto. Purtroppo è arrivata anche la fine di questi 2 giorni bellissimi, in compagnia di persone splendide, non finirò mai di ripeterlo. Ragazzi di Italy I Love You, che sono stati gentilissimi e bravissimi. Alla prossima, iscrivetevi al canale e mettete mi piace al video. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!